Salve gente, io sono Luca e in questo episodio volevo parlare del modo di dire farsi la cresta. Allora, premettiamo che questo modo di dire ha due significati. Un significato letterale e un significato, diciamo, metaforico, idiomatico. Partiamo dal significato concreto, letterale. La cresta è quella cosa che hanno in testa i galli, no? Il gallo ha la cresta. Farsi la cresta significa tagliarsi i capelli in un determinato modo e acconciarli, pettinarli in un determinato modo, in un modo che ricorda la cresta di un gallo. Per esempio, i punk si fanno la cresta, nel senso che si tagliano i capelli in questo modo, cioè rasati ai lati, li tengono al centro e poi li tirano su con determinati gel, diciamo, molto forti. Quindi i punk o i punk a bestia, come diciamo in Italia, si fanno la cresta. Poi c'è un altro tipo di pettinatura che è molto meno estrema, diciamo, comunque sempre i capelli ricordano vagamente l'idea di una cresta, si chiama il crestino. Per esempio, hai visto Marco come si è fatto i capelli? Si è fatto il crestino. Allora, non il cristino e non il cretino, ma il crestino. Quindi il nome, la cresta, diventa il crestino, il diminutivo, che è una pettinatura molto meno estrema, diciamo, della cresta vera e propria. Quindi farsi la cresta, tagliarsi i capelli di lato, tirarseli, diciamo, tutti su con il gel, in modo da ricordare la cresta del gallo. Ok, questo è il significato letterale, concreto, che non ha alcun legame con il significato idiomatico, metaforico di questo modo di dire. Farsi la cresta significa prendersi una percentuale di soldi senza dire niente, facendo finta di niente, una percentuale che non ci sarebbe dovuta in realtà, cioè noi facciamo finta di niente, non diciamo niente e su un determinato importo carichiamo la nostra percentuale. Facciamo subito un esempio. Forse vi è capitato di fare un viaggio in macchina, per esempio, quattro amici che viaggiano in macchina, poi di solito c'è quello che guida che a un certo punto dice ragazzi mi dovreste dare ciascuno una quota per la benzina, dai datemi 10 euro a testa, ok? Quindi ciascuno dà 10 euro, siete in quattro, alla fine vengono raccolti 40 euro e l'autista, cioè quello che guida, dice li ho usati per la benzina. Poi magari in realtà lui per la benzina ne ha usati 30 o 25 e gli altri se li ha tenuti per sé, senza dire niente. Quindi in questo caso possiamo dire che si è fatto la cresta, cioè lui si è preso una commissione nascosta sui soldi che ha chiesto ai compagni di viaggio. Una caratteristica importante è che la persona che si prende questa commissione non lo dice, cioè fa finta di niente, dice sì sì ho caricato nella macchina, ho messo 40 euro di benzina. Questo è il punto, che lui non lo dice, non dice no ne ho messi 25 e poi gli altri 15 me li sono tenuti per me, perché in questo caso noi non potremmo dire che si è fatto la cresta, quindi il farsi la cresta presuppone, diciamo, un qualcosa di nascosto. Un altro esempio può essere, per esempio, un vostro amico, una vostra amica vi vuole vendere un libro, no? Solo che non può venire all'appuntamento, all'incontro e manda un suo amico e l'amico viene e magari vi chiede 25 euro dicendo che quello è il prezzo del libro, no? Cioè il prezzo che gli è stato detto di chiedere. Voi gli date 25 euro, poi magari questa persona in realtà aveva ricevuto istruzioni di altro tipo, cioè gli era stato chiesto vendilo a 20 euro, invece lui lo vende a 25 e si fa la cresta, cioè 5 euro se li tiene per sé. Però anche qui è importante dire che farsi la cresta è diverso dal prendersi una commissione dichiarata, cioè quando ci facciamo la cresta non lo diciamo, cioè facciamo finta di niente. Quindi la persona viene lì e dice sì sì mi ha detto Claudia di vendertelo a 25 euro, ma in realtà magari Claudia gli aveva detto di venderlo a 20 euro, quindi farsi la cresta non è una cosa, diciamo, corretta, perché è prendersi una percentuale che non ci è dovuta, cioè noi ci inventiamo una percentuale che secondo noi ci spetta, ma in realtà non ci spetta
e facciamo finta di niente, nascondiamo questa cosa e ci prendiamo dei soldi. Nel caso invece di professioni come i mediatori, intermediari, eccetera, eccetera, che chiaramente si prendono una percentuale, si prendono una commissione, non possiamo dire che si fanno la cresta, perché in questo caso la loro commissione è dichiarata, quindi il farsi la cresta è una cosa nascosta. Questo punto lo voglio sottolineare perché sennò poi c'è gente che mi dice la banca si fa la cresta, sì, lo puoi dire, però la banca in realtà si prende la percentuale, per esempio, non si fa la cresta che fa di nascosto e tu non lo sai, la banca lo dichiara. Spero che questo detto vi sia piaciuto e che iniziate ad usarlo e vi saluto.